sbagliare la partenza, non sbagliare la partenza, non sbagliare la partenza, la partenza, la partenza, la partenza. Ok, bene, 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 bene. Oddio, Scotti! Stava per fare il botto. Ok, sono quarto. Proviamo a seguire quelli davanti. Oggi sono veramente lento. Niente, oggi sono veramente lento. Qua non riesco ad andare forte. Cerchiamo di tenere la quarta posizione e portiamo a casa punti. Strattoni che do. Siamo solo al secondo giro, mi si sta già inchiodando l'avambraccio. No! Ma da dove spunta striato? Ok, è più veloce, provo ad attaccarmi, magari riesco a seguirlo e andiamo a prendere i primi. Stai a sinistra. Dio, non riesco a direzionare la moto, non c'ho sensibilità, non riesco a controllarla. Mi porta dove vuole lei la moto oggi. È una roba terribile. Dai che striato è andato lungo, dai che è andato lungo! Bella, mi sono ripreso la quarta posizione.
mancano solo 2 giri, mancano solo 2 giri, è quasi finita. Ok, è fatta, c'ho il quarto posto in mano, devo solo resistere 2 giri. Bandiera rossa, bandiera rossa. Oh oh, dai che la gara è finita, dai che la gara è finita 2 giri prima. Bella che mi sono portato a casa un quarto posto. Mamma mia che fatica. Bravi tutti, bravi. Oggi eravate veramente imprendibili. Madonna che botto. Perché stiamo rientrando ai box e non andiamo al parco chiuso? Se la gara è finita? Il motivo è semplice. La gara non è finita qui. Praticamente la bandiera rossa l'hanno data 5 secondi prima che noi passassimo sul traguardo, quindi l'hanno data al quinto giro di gara. Affinché la gara possa dichiararsi completa bisogna aver fatto almeno 6 giri di gara. Si ripartirà con una ripartenza e una gara sprint di 2 giri. Che gara sarà una gara di 2 giri? Succederà il finimondo. Insieme, come siete tutti vi fanno entrare, Sì. vi posizionate con la nuova griglia. Sì? Nel momento che siete posizionati nella griglia parte il giro di ricognizione poi partenza. e poi partenza subito. Ok, quanti giri? 2, perché quel giro 2 di giri. Ok, ripartenza, gara di 2 giri. Si può fare il colpaccio, azzeccando una partenza, mettendosi davanti e magari portando a casa una vittoria immeritata, o si può fare un disastro, sbagliando la partenza. Come andrà? Oddio! Oh, oh! Mi stavo ribaltando! No, 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 no! Non è possibile partire così male! E ora in 2 giri come li ripasso questi? Adesso provo a tirargli la staccata della vita, ne passo 2. Oh, 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 oh. Oddio, 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 oddio! Si sono anche allargate le pastiglie, devo riprendere in mano i freni. Niente, non ci sono più con la testa, non ci sono più. Non ci sono più.
Non si può buttare via una gara così, non si può! Non è possibile! Non so neanche in che posizione sono arrivato. 12°, 13°. Non ho neanche idea di come sia finita la gara lì davanti né di chi abbia vinto. Non so nulla. So solo che non si può buttare via una gara in un modo così stupido. Questo sarà un duro colpo per il campionato. Una di quelle situazioni che alla fine di tutto, quando tirerai le somme, peserà come un macigno. Ma cos'è successo in quella maledetta partenza? Semplicemente è successo che mi è scappata la frizione, la moto si è impennata, mi sono spaventato, ho chiuso il gas e nel riaprirlo la moto si è imbizzarrita. E da lì poi mi sono innervosito e tutto ciò che è accaduto dopo è stato il frutto di una perdita di lucidità. Anche qui tutta esperienza. Ora lasciamo alle spalle l'accaduto, resettiamo il cervello e pensiamo a gara 2.